Siamo al Museo del Dirigibile delle Svalbard. Creato da Stefano nel 2008, racconta un'altra delle sue passioni, la storia dei 3 dirigibili partiti alla conquista del Polo Nord agli inizi del Novecento. Il Norge dell'esploratore norvegese Amundsen, che per primo conquistò i 2 poli. L'America del giornalista Wellman, che non raggiunse mai la meta. E il dirigibile Italia di Umberto Nobile, tragicamente famoso per la vicenda della tenda rossa. La cosa è nata in maniera molto graduale, nel senso che prima è nato come hobby, è seguito da diverse raccolte di testi in diverse lingue e collezionando vecchi articoli di giornale, riviste, libri, eccetera. E abbiamo poi costruito una storia che è quella non raccontata da noi, ma raccontata dagli oggetti. Per trasformare in un vero museo l'iniziale collezione privata, Stefano Poli è partito alla ricerca di oggetti e testimonianze, contattando le famiglie dei partecipanti alle 3 spedizioni. Ha persino ripercorso le tracce dei soccorritori della tenda rossa sulla costa nord delle Svalbard. Grazie all'entusiastica risposta, anche da parte di autorevoli musei in Norvegia, Stati Uniti e Italia, il Museo del Dirigibile si è arricchito di documenti storici e oggetti personali appartenuti ai protagonisti delle 3 missioni e ci racconta oggi tutte le storie, quella nota degli eroi, ma soprattutto quelle sconosciute degli uomini di equipaggio. Umberto Nobile, che aveva costruito il dirigibile di Amundsen e preso parte con lui alla prima conquista del Polo, decise di ripartire con una missione tutta italiana nel 1928. Obiettivo: non solo raggiungere il Polo, ma anche cartografare aree ancora inesplorate e calarsi sul PAC per condurre esperimenti scientifici. E poi cos'è che è andato male? È andato male che una volta raggiunto il Polo c'era brutto tempo e non potevano calarsi giù, hanno deciso di tornare e il tempo in quel periodo dell'anno, cioè a maggio, è molto umido, comincia a essere neve molto bagnata, pesante, ha appesantito il dirigibile, oppure non si sa ancora, si è molto discusso sulle cause di caduta del dirigibile, fino a quando poi il dirigibile si è appesantito, è sceso sempre di più e poi si è schiantato sul PAC. E lì morirono alcune persone, altre volarono via con una parte dell'involucro. La cabina rimase sulla banchisa con all'interno 8 persone. E fra cui Nobile. Quanti sono andati a cercarli? Sono state utilizzate 1500 persone, 20 aerei e 15 navi, 6-7 nazioni diverse. Ma non c'era collaborazione tra di loro? No. Non ancora. Era un'epoca un po' di nazionalismo. Infatti, ma le Svalbard sono sempre state un po' lo specchio di quello che in Europa è accaduto, cioè quando servivano il grasso delle balene si cacciavano le balene, quando il business erano le pellicce si cacciavano gli animali da pelliccia, estrazione mineraria, industrializzazione, conquista e così via. Oggi cos'è? Il ghiaccio che si scioglie, tutti questi ricercatori e il turismo.